Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno 2024. Abbiamo la carta della forza, amici dei pesci. Interessante. È un periodo dove, guardate, ho visto il diavolo sotto e mi è subito arrivato potere personale, perché sono due carte, diciamo, questo è il lato d'ombra e questo è il lato in luce, se vogliamo, del terzo chakra. Quindi ho come la sensazione che qui si tratterà di prendere in mano la situazione con coraggio e, insomma, o prendere una scelta o semplicemente fare quello che si deve fare o è anche una carta di generosità, in realtà la forza, quindi può anche essere che sia il caso di aprirsi a quello che di nuovo la vita vi sta per proporre. Ok, stavo dicendo, andiamo a vedere con i tarocchi, ma qui vogliono già parlare. Re di bastoni. Allora, vi ricordo ragazzi che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ci sono i link per le previsioni del primo semestre del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, allora andiamo a vedere che energie ci sono. Queste sono comunque energie generiche, quindi possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Vi dico come va, diciamo, lo svolgimento energetico, il movimento energetico più importante, poi vi do degli esempi come per integrare la lettura alla vostra realtà. Cavaliere di bastoni. Nove di pentacoli, fante di bastoni, luna, otto di coppe, e sette di coppe. Allora ragazzi, potrebbe riguardare una situazione familiare o anche lavorativa, devo dire. Adesso andiamo a vedere carta per carta perché qua ci sono diversi personaggi. Partiamo dal re di bastoni. Vediamo un po'. Sette di spade. Allora, il re di bastoni potrebbe rappresentare qualcuno che è intorno a voi. Sette di spade e quattro di coppe. Potrebbe rappresentare un ruolo che state rivestendo voi, ma qui ho come la sensazione che qualcuno non veda un certo tipo di avidità, un certo tipo di furbizia, astuzia, malizia di questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Eremita e quattro di spade.
Sono curiosa poi di andare a vedere questo fante di bastoni, però qui ho come l'idea che ad un certo punto ci sarà come una sorta di movimento in ritirata, mi viene da dire, all'inizio di giugno, perché qui abbiamo un eremita che è colui che cerca la propria verità attraverso l'isolamento del 4 di spade. Sono due carte che comunque parlano di isolamento, di ricerca interiore, di prendersi un momento per sé, di riflessione, però con la scusa che è un cavaliere di bastoni, ehm, sento che potrebbe essere un movimento da parte vostra per cercare un po' di solitudine, un po' di... mi viene da dire tranquillità, ragazzi. Il 9 di pentacoli è spiegato dalla giustizia e da una regina di denari. Sento che qui c'è qualche cosa che sentite ingiusto nei confronti di questo re di bastoni. Dipende se vi identificate con il re di bastoni o no. Sta di fatto qua ci sono due figure, una di queste due figure rappresenta voi. E comunque ho l'idea che qui ci sia qualche tema contrattuale legato a, o a un'attività, se siete dipendenti potrebbe essere che abbiate voglia di diventare autonomi, se collaborate con qualcuno può essere che abbiate bisogno di regolarizzare questa collaborazione. Se è una questione familiare, potrebbero esserci dei contratti, degli atti proprio notarili da dover fare, o diciamo che sentite la necessità di dover fare per tutelarvi. E non la vedo male. È come per definire il vostro spazio. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mm. 5 di pentacoli appeso e 8 di spade. Allora, questo fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona dalla quale non ci si vuole staccare, potrebbe rappresentare un atteggiamento. È interessante perché allora, queste tre carte, se ve la devo dire tutta, sono un po' cupe, nel senso che è come se con questo appeso ci fosse la possibilità sì di vedere il vostro modo di pensare negativo, il vostro modo di pensare in carenza, che in qualche modo vi toglie l'entusiasmo, devo dire. Infatti poi qui abbiamo anche una luna, un 8 di coppe, come se ci fosse bisogno di portar fuori quelle emozioni che si sono andate a scavare con questo eremita. È come se ci fosse qualche sorta di costruzione, di farsa con questo 7 di spade, che qui andrete un pochettino ad analizzare. Ripeto, sia che sia un'altra persona, sia che sia un ruolo, un vostro ruolo, è come se ci fosse un qualche cosa che non vi convince tanto e di conseguenza c'è questa sorta di isolamento per pensare, per capire come riequilibrare, come potermi tutelare, come poter trovare la mia indipendenza economica, come poter regolarizzare questa situazione, come potersi occupare di questa questione. Però il problema qual è? Che mi manca un po' di sia esperienza probabilmente, ma anche entusiasmo a causa del vostro modo negativo di pensare. Qui avete l'appeso. Si tratta anche un po' di accettare certe questioni, secondo me. Il fatto che sì, va bene, ok, non sarò navigatissimo in questo settore, però sono consapevole che farò del mio meglio, boh. Anche se sono carente di informazione, carente. Scusate. Andiamo a vedere la luna. Guardate, di solito quando tossisco in questi casi è perché è come se la voce fosse tranciata, quello che ho da dire venisse interrotto. Qui sento che per qualcuno è come se si sentisse di non avere voce in capitolo. Ditemi poi se vi risuona. Andiamo a vedere la luna.
Per quello che probabilmente avete bisogno di regolarizzare con questa giustizia, di creare il vostro spazio, di sapere qual è la vostra zona di sicurezza. La luna è spiegata dal mago e dalla luna. Sì, ho come l'idea, ragazzi, che si debba iniziare ad affrontare semplicemente le proprie paure, le proprie zone d'ombra, le proprie emozioni represse, il dolore che si ricaccia in fondo perché fa troppo male guardarlo, è ora di iniziare a riconoscerlo. Tenete presente che qui avete un 8 di coppe e qui avete l'eremita. Uno è l'arcano minore dell'altro. Quindi poi io sento che ci sarà come una rielaborazione. Una volta che si troveranno questi punti d'ombra, è facile rielaborarli. Il punto è che prima bisogna trovarli, bisogna mettersi, bisogna agire. Sento che sono punti d'ombra perché poi c'è una carta che mi parla di ricerca interna. Ma per qualcuno può anche far riferimento a un nuovo tipo di sogno che però con la carta della luna e qui avete anche un 7 di coppe al contrario, potrebbe essere un po' una proiezione, un sogno un po' troppo irrealistico, surrealistico, non reale insomma, diciamo troppo difficile da raggiungere. Io vedo l'8 di coppe. Tre di bastoni e 6 di bastoni. Allora, l'8 di coppe parla sia di un viaggio interno, ma anche di un viaggio esterno, di un viaggio esteriore, quindi fisico. Può essere che qualcuno decida con questo mago di fare un'azione di tipo concreta e di andare verso quello che è il proprio riconoscimento. Qui, ragazzi, c'è il ritorno del guerriero. Quindi può essere che qualcuno faccia appunto, compia questo viaggio per riprendersi, per prendersi più che riprendersi, i propri meriti. Ma tutto sta secondo me ad affrontare un pochettino il modo che avete di pensare e di sentire il dolore o la paura o quello che per voi rappresenta la zona d'ombra, la luna. Perché qui è proprio il cambiare la prospettiva. Tenete il conto di quante volte magari le persone vi danno un consiglio e voi rispondete no, 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 ma così non funziona, no, l'ho già provato, no, ma io so, no, ma no. E ogni volta che vi viene spontaneo, istintivo dire no, provate a trasmutarlo in un sì e ad accogliere e ad aprire il cuore per quello che la vita di bello ha da offrirvi. Andiamo a vedere questo 7 di coppe al contrario. Asso di bastoni, di nuovo una carta che mi parla di inizio, che mi parla di un'azione fatta con intenzione. E regina di spade. Sì, bisogna prima pulire un po' la mente, ma già affrontare quelli che potrebbero essere queste zone d'ombra, questi temi di paura, di insicurezza, vi dico, è già un primo passo per manifestare un nuovo tipo di vita, un nuovo tipo di presenza all'interno del mondo, della società, mi viene da dire. Se qui il discorso era proprio quello del ruolo, è come se aveste bisogno di entrare un po' di più nei vostri panni. Cioè, vi faccio un esempio, ma perché mi tocca nel personale. Io ho lavorato come commerciale diversi anni e ero talmente entrata nel ruolo della venditrice, accoglienza al cliente, mi piaceva in realtà, mi piace tuttora, ma ero entrata talmente nel ruolo da riuscire a mettermi una maschera davanti al cliente, cioè tutto quello che era la mia vita personale, perché è una questione di professionalità, no? Però questa cosa era diventata, questo tipo di attitudine era diventata talmente presente dentro di me che anche nella vita privata poi facevo così. Era come se mi mettessi una maschera. E qui si tratta di togliersi la maschera e di avvicinarsi un pochino di più a quello che è il vostro reale sé, il vostro cuore anche, la vostra natura, la vostra forza interna, che non è data dal ruolo, ma è data da come, mi viene da dire, vi mettete in equilibrio, perché qui si tratta di
riconoscere semplicemente che sì, ho paura di quello, vieni paura, ti prendo a braccetto e così navighiamo nella vita. Cerco di mantenerti calma, cerco di prepararmi come delle vie di fuga per non entrare in panico e così si naviga nella vita. Andiamo a vedere un consiglio ancora. Fatemi sapere poi come vi risuona, ragazzi, perché è particolare come lettura. Credi nel magico. Guardate, mi richiama di nuovo quel discorso della natura, del ritrovare se stessi. Vi dice proprio che la magia è tutto intorno a voi e anche voi siete parti della natura. E siccome tutto quello che fa parte della natura ha una sua magia intrinseca, anche voi, facendo parte della natura, dell'universo, avete dentro di voi una magia intrinseca. Si tratta solo di abbracciare tutto voi, tutto quello che vi come si dice? Che vi completa, sì, mi viene da dire così, che vi completa la zona di luce e la zona d'ombra. Ricordatevi sempre il Tao. Il Tao, tanto nero c'è, tanto bianco c'è, è sempre in parti uguali. Quindi che si veda o no, o che venga nascosta la zona d'ombra, comunque c'è. Bisogna semplicemente cercare di equilibrare le due polarità. Se poi volete approfondire questo tema, ragazzi, spiego tutto molto meglio nella sezione degli abbonamenti. Vi invito a dare un'occhiata ai titoli dei temi trattati. Per quello che riguarda la lettura, spero che vi sia stata d'aiuto. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se volete sostenere il canale, potete iscrivervi o condividere il video. E io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!